Ciao a tutti e bentornati su Lernamo! Molti di voi su Instagram e su Facebook mi scrivono che sono alla disperata ricerca di un lavoro in Italia, ma che purtroppo non riescono a trovarne nessuno. Ahimè, devo dirvi che la situazione in questo periodo in Italia, soprattutto nel sud, non è delle migliori, soprattutto per quanto riguarda il tasso di occupazione. Tuttavia, per quanto la situazione possa essere difficile, sono profondamente convinta che non bisogna mai arrendersi e darsi per vinti. Quello che bisogna fare invece è continuare a darsi da fare fino a quando le cose non cambiano e non cominciano ad andare nella giusta direzione. Dopo aver fatto alcune ricerche, sono arrivata a questa lista che sto per mostrarvi di 13 lavori che potrete assolutamente fare in Italia e non solo, con il salario decente. Chiaramente non sono lavori che vi permetteranno di diventare ricchi dal giorno alla notte, ma sicuramente vi aiuteranno se siete disoccupati. In fondo, i soldi non fanno la felicità, non è vero? Ok, il primo lavoro che vi consiglio assolutamente di provare a fare è quello che ho fatto anche io quando avevo 16, 17, 18 anni e frequentavo l'università. Dare ripetizioni. Infatti, soprattutto se parlate una o più lingue straniere, sono sicura che non farete fatica a trovare bambini, adolescenti e anche adulti interessati a migliorare le loro capacità di una lingua straniera e quindi a studiare e imparare con voi. Ma anche se siete esperti in altre materie come la matematica, la fisica, la chimica, anzi direi che queste sono le più richieste. Insomma, c'è davvero opportunità per tutti perché ci sono tantissime richieste di persone che hanno bisogno di ripetizioni, quindi di qualcuno con cui studiare online o in casa. Il costo di un'ora di ripetizioni varia, può andare dai 10 euro ai 25-30 euro in base alla materia, alla vostra competenza e al grado di difficoltà, quindi al grado di scuola in cui quella persona si trova. Chiaramente dipende anche dalla legge della domanda e dell'offerta. Io ho cominciato dando ripetizioni di inglese e di francese a una bambina della mia città e devo dire che questa esperienza mi ha aiutata tantissimo a capire la mia passione per l'insegnamento, che mi ha portato ad aprire questo canale, Lernamo. Ma passiamo ora a un altro impiego che offre davvero tantissime opportunità: il corriere. Negli ultimi anni, come già vi sarete resi conto, il numero di acquisti online è aumentato vertiginosamente. Di conseguenza c'è sempre una maggiore richiesta da parte di queste compagnie online di assumere corrieri disposti a consegnare alla gente impaziente i propri agognati acquisti. È per questo che fare il corriere oggi è una opzione da prendere seriamente in considerazione. Tra l'altro, secondo le mie ricerche, il salario non è per niente male, si va dai 1.000 euro e si può arrivare anche ai 2.000. La somma percepita dipende chiaramente dalle ore di lavoro e dall'azienda per cui si lavora. Il terzo lavoro è probabilmente uno dei meno pagati, ma da tenere comunque in considerazione come ultima spiaggia: il centralinista. Lo so, lavorare in un call center può essere un po' noioso e a volte poco appagante, ma è un lavoro per il quale c'è sempre un'alta richiesta. Molte aziende, infatti, sono ancora convinte che ci sia tanta gente che acquisti prodotti o servizi attraverso il marketing telefonico. Per questo molte aziende assumono tantissimi centralinisti che hanno come compito quello di provare a vendere appunto questi prodotti o servizi, a volte di dubbia qualità. Il salario che secondo il contratto viene offerto ai centralinisti non è molto alto, però c'è la promessa di ricevere un extra per ogni vendita effettuata. Lo ripeto, questo lavoro non è grandioso, questo è palese, però è un lavoro da tenere comunque in considerazione in tempi di estrema necessità e disoccupazione. Un altro lavoro, o meglio altri due, per i quali non mancano mai le opportunità, sono il barista e il cameriere.
Sicuramente questi sono due lavori molto stressanti e stancanti, ma allo stesso tempo danno la possibilità di conoscere molte persone e di ricevere una dignitosa somma di denaro. Se devo essere onesta con voi, quando ero più piccola ho lavorato come cameriera nel ristorante di mio zio. Ero raccomandata. Però nonostante tutto, portare piatti e bicchieri da una parte all'altra del ristorante non era il mio forte. Il sesto lavoro da tenere in considerazione è l'agente immobiliare. No, non vi sto dicendo che dovete aprire un'agenzia immobiliare tutta vostra, ma potete cominciare sicuramente lavorando per altri. Davvero molte agenzie sono alla disperata ricerca di molti ragazzi e ragazze spigliati e intraprendenti che riescano a trovare nuovi immobili da vendere e che mostrino gli immobili ai clienti, cercando di convincerli ad affittarli o acquistarli. Se siete in gamba, questo lavoro può essere davvero remunerativo, ma non fatevi troppe illusioni, anche così non diventerete ricchi. Ok, andiamo avanti. Lavoro numero 7. Mettere mi piace ai video di Lernamo. No, ovviamente sto scherzando, però se lasciaste un mi piace a questo video, ovviamente mi farebbe piacere. Ma torniamo seri. Lavoro numero 7. Receptionist. Un piccolo messaggio per i puristi della lingua italiana. La traduzione di receptionist in italiano sarebbe addetto o addetta al ricevimento, ma diciamolo chiaramente. Chi è che lo dice? Il o la receptionist è un lavoro che non farete troppa fatica a ottenere se parlate una o più lingue straniere. Infatti è una figura molto richiesta, soprattutto negli alberghi. E se devo essere sincera, mi sembra proprio un bel lavoro che non mi dispiacerebbe fare. Magari in un albergo a 5 stelle. Forse Zacchecco del Grand Hotel deve aver avuto un forte impatto sulla mia vita. È arrivato il momento di parlare dell'ottavo e nono lavoro, YouTuber e blogger. Questo è ufficialmente il mio attuale lavoro e ho sentito di doverlo menzionare perché credo che offra grandi opportunità per tutti. Parliamoci chiaramente, molti ritengono che lo YouTuber o la YouTuber, il blogger o la blogger non siano neanche dei lavori, ma secondo me si sbagliano di grosso. Ci sono tantissime persone che sul web hanno costruito davvero la loro fonte di guadagno attraverso un canale YouTube o un blog. La cosa bella di queste attività è che non serve un grande capitale per cominciare, basta semplicemente un cellulare, un computer e una connessione internet. L'argomento da trattare lo potete decidere voi, potete insegnare la vostra lingua, potete parlare della vostra vita o del diritto, dell'economia, insomma della cosa che sapete meglio. Qualsiasi cosa che vi faccia sentire a vostro agio e che pensate potrebbe apportare beneficio alla gente. Se decidete di farlo, fatemi sapere come va e anzi, se avete aperto o state per aprire un canale YouTube, scrivetemelo nei commenti così posso iscrivermi. A patto che voi vi iscriviate al mio. 10° lavoro, animatore nei villaggi turistici. Questo è un lavoro che mi piace particolarmente perché permette di divertirsi e di guadagnare allo stesso tempo. In Italia, così come anche in tutte le altre parti del mondo, non mancano di certo villaggi turistici, cioè quelle strutture balneari tipo resort con davvero tantissimi comfort e servizi da offrire ai propri clienti. Piscine, centri benessere, campi da calcio, campi da tennis e così via. Queste strutture, per intrattenere i loro ospiti, assumono molti ragazzi e ragazze dotati di grande vitalità e allegria che siano capaci di organizzare eventi, spettacoli, competizioni sportive, giochi. Alcuni miei amici hanno già provato questo lavoro e sono tornati pieni di grande energia e molto entusiasti, quindi vi consiglio di provarlo. Tra l'altro sono tornati tutti molto abbronzati. Bene, adesso altri 2 lavori che sono molto richiesti sono babysitter e badante. Lo so, questi 2 lavori non fanno per tutti, ma chi è particolarmente predisposto a farlo può davvero guadagnare bene e avere molte soddisfazioni. Per quanto mi riguarda, a parte qualche volta in cui ho fatto da babysitter al mio cuginetto di 3 o 4 anni,
Non ho mai svolto questi due lavori in maniera costante e retribuita, ma come dico sempre io, tentare non nuoce, quindi chi lo sa, magari in futuro potrò decidere di provare una di queste due attività. Bene, e per concludere, non ci resta che parlare di altri due lavori molto simili, commesso e cassiere. Questi due lavori sono abbastanza comuni e facili da trovare, anche se devo ammettere di aver sentito spesso gente lamentarsi, soprattutto del secondo, perché è troppo ripetitivo e monotono. Quello che posso sicuramente dirvi è che negozi e supermercati di certo non mancano, quindi se siete alla ricerca di un lavoro potete provare con questi, magari vi piace, fatemi sapere come va. Insomma, diciamocelo chiaramente, ogni persona è diversa e ogni cosa ha la sua storia. Però, se ne provate 100, per una questione di probabilità, una sicuramente ve ne andrà bene. Quindi provate, cercate. Sicuramente, fino alla fine, troverete il vostro cammino. Ah, quanto sono saggia! Io spero davvero che questo video vi sia stato utile e vi possa indirizzare verso una nuova strada che, perché no, potrebbe scoprirsi come quella giusta e fatta proprio per voi. Io vi auguro che possiate tutti quanti trovare il lavoro dei vostri sogni che davvero vi faccia sentire felici, senza ossessionarvi troppo per il denaro, perché, ripeto, i soldi non fanno la felicità. Che i tempi siano difficili è un dato di fatto, ma a noi piace confrontarci a testa alta con le difficoltà, non è vero? Alla fine, come dice un vecchio proverbio italiano, chi la dura la vince. Ah, a proposito di proverbi, avete già dato un'occhiata al video che ho realizzato proprio sui proverbi più famosi in Italia? Beh, so che non c'entra nulla con il tema di questo video, però se volete rilassarvi un po' e farvi due risate, ve lo consiglio. Guardatelo. A presto! Ciao ciao!